Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi con me. Spero stiate tutti benissimo e pronti per un nuovo video pieno di curiosità, gossip e un pizzico di dramma, come piace a noi. Oggi, ragazzi, preparatevi perché parleremo di una storia che ha tenuto banco sui social, una vicenda che ha fatto versare qualche lacrima, e non solo a Neslihan. Eh sì, avete capito bene? Oggi analizzeremo insieme il caso di Neslihan e Burak, un triangolo, anzi, forse un quadrilatero amoroso, che ha scosso il mondo del web e che ha avuto un epilogo, diciamo inaspettato. Prima di immergerci nel vivo della questione, però, un piccolo favore. Se non l'avete ancora fatto, vi prego, vi supplico, correte a iscrivervi al canale. Attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video, e non vi perderete nemmeno un dettaglio delle nostre chiacchierate. Prometto che vi divertirete. Ok, promesse fatte, possiamo iniziare. Allora, partiamo dal principio. Neslihan Atagul, attrice turca di fama mondiale, bellissima, talentuosa, un vero e proprio angelo. Burak Özçivit, altro attore turco, altrettanto famoso, altrettanto bello, un vero e proprio sex symbol. I due, per intenderci, sono stati la coppia perfetta, la coppia da copertina, la coppia che tutti invidiavano. Si sono sposati, hanno avuto un figlio, sembravano inseparabili. La loro storia d'amore, almeno all'apparenza, era un vero e proprio sogno. E poi, cosa succede? Come spesso accade, la favola si incrina. Sui social iniziano a circolare voci di crisi, di litigi, di incomprensioni. I fan sono sconvolti, non vogliono crederci. Come è possibile che una coppia così perfetta possa essere in crisi? Impossibile! Eppure, i segnali c'erano. Neslihan e Burak apparivano sempre meno spesso insieme. Sui social le loro interazioni si erano diradate, e le foto di coppia, un tempo all'ordine del giorno, erano diventate rarissime. A un certo punto, la notizia bomba, Neslihan viene vista in lacrime. Le foto fanno il giro del web, tutti si chiedono cosa sia successo. Cosa ha fatto Burak? L'ha tradita? L'ha lasciata? Le ha detto qualcosa di brutto? Le ipotesi si sprecano, i fan sono in delirio, i commenti si moltiplicano. Il gossip impazza. E qui, ragazzi, entra in gioco un altro personaggio, Fariye Evcen. Anche lei attrice turca, anche lei bellissima. E, soprattutto, moglie di Burak Özçivit. Aspetta, cosa? Moglie di Burak? Sì, avete capito bene. Burak è sposato con Fariye. Ma come? Non era sposato con Neslihan? Ed ecco che la verità viene a galla. Neslihan Atagul è sposata con Kadir Dulu, un altro attore turco. Quindi, ricapitoliamo, Burak è sposato con Fariye, e Neslihan è sposata con Kadir. Ma allora, perché Neslihan piangeva? Cosa c'entra Burak in tutta questa storia? La risposta, ragazzi, è molto più semplice di quanto possiate immaginare. Neslihan piangeva per un ruolo. Sì, avete capito bene. Neslihan stava girando una scena particolarmente intensa per una serie televisiva, e le foto che sono state scattate e diffuse sul web la ritraevano in un momento di forte emozione, durante il quale stava appunto recitando. Incredibile, vero? Tutta questa storia, tutto questo dramma, tutte queste lacrime, per una semplice scena di recitazione. I fan, inizialmente sconvolti, tirano un sospiro di sollievo. Neslihan e Kadir sono ancora felicemente sposati, Burak e Fariye anche. Nessun tradimento, nessuna crisi, nessun addio. Solo tanta confusione. Ma la storia non finisce qui. Perché, ovviamente, sui social si scatena un'altra polemica. Molti accusano i media di aver montato un caso inesistente, di aver speculato sulla vita privata delle persone, di aver diffuso notizie false e tendenziose. Altri, invece, si difendono dicendo che il loro lavoro è quello di informare, e che le foto di Neslihan in lacrime erano una notizia. Insomma, un vero e proprio caos mediatico, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia facile creare una fake news e diffonderla a macchia d'olio, soprattutto sui social network. E quanto sia importante, per noi utenti, verificare sempre le fonti e non credere a tutto quello che leggiamo. E qual è stata la risposta inaspettata a tutto questo? La reazione più saggia e divertente è arrivata proprio da Neslihan stessa. L'attrice, infatti, ha pubblicato sui suoi profili social una foto in cui la si vede sorridente e felice insieme a suo marito Kadir, accompagnata da una didascalia ironica e autoironica. Come state?
Io tutto bene, grazie. Un modo elegante e intelligente per smentire le voci di crisi e per zittire i pettegolezzi. E Burak? Anche lui ha reagito con ironia, pubblicando una foto con la moglie Farie e il figlio Karan, dimostrando che la sua famiglia è più unita che mai. Insomma, tutti felici e contenti, e la tempesta si è placata. Questa storia, ragazzi, ci insegna tante cose. Innanzitutto, che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Dietro un'immagine patinata e perfetta, I possono nascondere delle verità molto diverse. In secondo luogo, che i social network sono un'arma a doppio taglio. possono essere un potente strumento di comunicazione e di informazione, ma anche un veicolo di notizie false e tendenziose. E, infine, che l'ironia è la miglior arma per difendersi dalle cattiverie e dai pettegolezzi. Quindi, la prossima volta che vedete una foto o leggete una notizia scandalosa, fermatevi un attimo a riflettere. Verificate le fonti e non credete a tutto quello che vi dicono. E, soprattutto, ricordatevi che dietro ogni personaggio famoso c'è una persona, con i suoi sentimenti, le sue fragilità e le sue emozioni. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo analizzato insieme il caso di Neslihan e Burak, abbiamo scoperto la verità dietro le lacrime dell'attrice. E abbiamo imparato una lezione importante sull'importanza di verificare le fonti e di non credere a tutto quello che leggiamo sui social network. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Prima di salutarvi, però, voglio ringraziarvi di cuore per avermi seguito fino alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto compagnia. Grazie per il vostro supporto, per i vostri commenti, per i vostri mi piace. Siete il motore di questo canale, e senza di voi non sarei qui. E ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che i media abbiano esagerato? Cosa avreste fatto al posto di Neslihan? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E, infine, l'ultima, importantissima raccomandazione. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e preparatevi a tante altre chiacchierate piene di curiosità, gossip e un pizzico di dramma. Un bacione enorme e alla prossima. Ciao! Ok, ma aspetta un secondo, perché questa storia, che sembrava conclusa, in realtà apre un vaso di Pandora pieno di retroscena e interrogativi. Abbiamo smentito il triangolo amoroso, confermato la recitazione di Neslihan, ma cosa c'è davvero dietro le quinte del mondo dello spettacolo turco? Ragazzi, il gossip è un'industria, e i suoi ingranaggi sono oliati da speculazioni, verità parziali e, diciamocelo, tanta voglia di far parlare di sé. Nel caso di Neslihan e Burak, la scintilla è stata una foto, un'immagine rubata che ha fatto il giro del mondo. Ma chi ha scattato quella foto? Chi l'ha diffusa? E, soprattutto, perché? Potrebbe essere stato un paparazzo in cerca dello scoop del secolo, certo. Ma non escludiamo la possibilità di una mossa strategica, orchestrata da qualche ufficio stampa particolarmente astuto. Immaginate, una serie televisiva sta per uscire. Il clamore intorno all'attrice protagonista è in calo. Boom. Una foto rubata, un'ondata di gossip, e tutti tornano a parlare di Neslihan. Geniale, no? O forse un po' cinico? E poi c'è la questione dei fan. Ragazzi, i fandom sono una forza della natura. Sono capaci di creare, distruggere, difendere i loro idoli con un'energia inesauribile. Nel caso di Neslihan e Burak, i fan hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della notizia, amplificando ogni voce, ogni sospetto, ogni possibile scenario. Si sono trasformati in veri e propri detective, analizzando ogni post, ogni like, ogni commento alla ricerca di indizi che potessero confermare o smentire la presunta crisi. Un lavoro certosino, a volte ossessivo, che dimostra quanto il legame tra i fan e i loro idoli possa essere forte e intenso. Ma questa vicenda ci porta a interrogarci su un altro aspetto, i social media e la responsabilità. Quante volte ci siamo trovati a condividere una notizia senza verificarne la fonte? Quante volte abbiamo commentato un post senza conoscere la verità dietro l'immagine? I social sono una piazza virtuale, un luogo di incontro e di scambio, ma anche un terreno fertile per la diffusione di fake news e di hate speech. Dobbiamo imparare a utilizzare questi strumenti con consapevolezza, a distinguere la verità dalla menzogna, a proteggere la nostra privacy e quella degli altri.
E a proposito di privacy, ragazzi, pensate a cosa significa essere un personaggio famoso. Essere costantemente sotto i riflettori, avere la propria vita privata spiattellata sui giornali e sui social, essere giudicati e criticati per ogni scelta, ogni azione, ogni parola. Non deve essere facile. Neslihan, Burak, Farie, Kadir, sono persone come noi, con i loro sentimenti, le loro fragilità, le loro paure. E meritano rispetto, anche se sono famosi. Ma torniamo alla nostra storia. La reazione di Neslihan e Burak è stata esemplare, ironia e autoironia. Un modo intelligente per sdrammatizzare la situazione, per dimostrare di non prendersi troppo sul serio, per zittire i pettegolezzi con un sorriso. Un segnale di maturità e di professionalità che ha conquistato il pubblico e ha rafforzato la loro immagine. E poi c'è Kadir, il marito di Neslihan. Un uomo che ha sempre sostenuto la sua carriera, che non si è mai lasciato intimorire dalla sua fama, che l'ha sempre amata e rispettata. Un esempio di amore vero, solido, lontano dai riflettori e dai clamori del gossip. E Farie, la moglie di Burak. Una donna bellissima, talentuosa, che ha saputo costruire una famiglia felice e serena. Un esempio di forza e di indipendenza, che ha dimostrato di non essere solo la moglie di, ma una persona con una sua identità e un suo valore. Insomma, questa storia, apparentemente banale, si è rivelata un vero e proprio spaccato della società contemporanea, un mix di gossip, social media, fama, privacy e responsabilità. Una storia che ci invita a riflettere sul nostro modo di consumare le notizie, di giudicare le persone, di utilizzare i social network. E ora, ragazzi, preparatevi perché ho un'altra chicca da svelarvi. Pare che, dietro le quinte di questa vicenda, ci sia stata anche una piccola faida tra i fandom di Neslihan e Farie. I fan delle due attrici, infatti, si sono scatenati sui social, accusandosi a vicenda di aver alimentato il gossip e di aver diffuso notizie false e tendenziose. Una vera e propria guerra virtuale, a colpi di hashtag e di commenti al vetriolo, che ha dimostrato ancora una volta quanto la passione per i propri idoli possa trasformarsi in ossessione e in aggressività. Ma la cosa più interessante è che, alla fine, le due attrici si sono incontrate e hanno parlato, cercando di smorzare i toni e di ristabilire un clima di serenità. Un gesto di grande intelligenza e di maturità, che ha dimostrato che, al di là delle rivalità e dei pettegolezzi, c'è sempre spazio per il dialogo e per il rispetto reciproco. E sapete qual è stata la ciliegina sulla torta? Neslihan e Farie hanno deciso di posare insieme per una foto, sorridenti e complici, smentendo definitivamente le voci di rivalità e di inimicizia. Un'immagine che ha fatto il giro del web, un simbolo di pace e di armonia che ha conquistato il cuore dei fan e ha messo a tacere i detrattori. Insomma, questa storia, che era iniziata con una foto rubata e un'ondata di gossip, si è conclusa con un lieto fine, un messaggio positivo e un insegnamento importante. Non bisogna mai credere a tutto quello che si legge sui social network, bisogna sempre verificare le fonti e, soprattutto, bisogna sempre cercare di capire la verità dietro le apparenze. E ora, ragazzi, tocca a voi. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che i media abbiano esagerato? Cosa avreste fatto al posto di Neslihan, Burak, Farie o Kadir? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E, soprattutto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di mettere un mi piace a questo video. Un bacione enorme e alla prossima! Ciao!